Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exo the Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 2 al 16 maggio, dove troveremo la luna nuova in toro, proprio nel vostro segno, quindi voi potreste sentire molto forti queste energie. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo iniziare con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Questa luna nuova in toro, quindi noi andiamo ad analizzare le energie subito dopo la luna piena del 1° maggio, quindi a partire dal 2, proprio per arrivare al 16. E tutto questo periodo dove appunto voi potreste sentire molto forti queste energie ci porterà a maggiore equilibrio e benessere. L'opportunità di gettare delle basi per il futuro, ottimismo, nuova speranza e fiducia, è anche un buon momento per comunicare e prendere decisioni importanti, un periodo produttivo, ci sono nuove opportunità da cogliere, ovviamente sempre di coltivare pazienza e impegno, soprattutto per prepararsi e per utilizzare al meglio tutto quello che noi abbiamo già imparato e conosciuto e sappiamo che può funzionare. Di contro, potremmo avvertire dei sentimenti di ansia, di paura, o di monotonia, di autolimitazione, addirittura forse eccessiva fretta, e l'agire senza un piano ben preciso, può essere distruttivo, quindi attenzione a queste circostanze. E poi di non iniziare dei nuovi progetti appunto se non si ha la sicurezza, né investire o rischiare in qualcosa di troppo azzardato. Adesso vediamo il vostro primo oracolo che ci dà una specie di base proprio per capire cosa abbiamo a disposizione proprio all'inizio di questo periodo. Il volo notturno ci sta dicendo che c'è qualcosa che destabilizza, c'è qualcosa che non ci aiuta a comprendere bene anche comportamenti, situazioni, quindi potremmo avere della sfiducia o stare in guardia per qualcuno o qualcosa. Anche riguarda nuove conoscenze e nuove situazioni della nostra vita. Però il consiglio è proprio questo, di sfruttare queste sensazioni per proteggervi, per cercare anche di allontanare e non cadere in tentazioni o soprattutto di non credere a clamorose promesse e opportunità. È vero che c'è qualcosa di positivo, di bello da cogliere, però questa carta ci sta dicendo che ci sono anche delle circostanze che non lo sono, quindi meglio stare in guardia, soprattutto nella prima parte di questo periodo, intorno al 2 maggio e probabilmente con l'oracolo successivo possiamo già entrare in situazioni molto più favorevoli per noi e infatti questa ci parla di programmare un viaggio, può essere una vacanza, può essere per un lavoro, a volte anche qualcosa a livello terapeutico, spirituale, qualcosa che ci fa stare bene. La vita in questo periodo proprio potrebbe diventare più dinamica, quindi sbloccarsi delle situazioni, sono possibili nuove conoscenze, flirt, chi ha già una conoscenza, una frequentazione, allora potrebbe diventare un po' più impegnativa in senso positivo ovviamente, e invece magari nelle relazioni già stabili
può intensificarsi, l'amore, l'unione, oppure fare un primo passo più importante, quindi consolidare ulteriormente il rapporto in qualche progetto importante. Queste riguardano anche le questioni pratiche, nel senso che magari si, consolida un rapporto lavorativo o ci sono dei buoni presupposti per ulteriori collaborazioni, per l'aumento e il miglioramento delle finanze. Quindi come vedete è vero che noi andiamo a rintracciare principalmente le energie che riguardano la nostra spiritualità, la nostra interiorità, però queste ci servono proprio per vivere al meglio nel benessere e portarci a costruire il futuro che desideriamo, però a vivere tanto del nostro presente perché andiamo a seguire le energie che si evolvono intorno a noi e prendere la luna ci sta dicendo proprio che abbiamo bisogno di utilizzare il nostro potenziale per attrarre abbondanza. Poi chi desidera utilizzarla nell'amore, chi desidera utilizzarla nel lavoro, chi nelle circostanze totalmente personali, può essere una nuova passione, una nuova storia, nuovi incontri per amicizie e socializzazione, chi si vuole divertire, chi invece, vuole seguire un'esperienza, lavorativa. Allora quindi c'è questa possibilità di lasciarsi andare proprio per cogliere, al meglio queste occasioni. E adesso procediamo con l'altra parte della lettura, con l'oracolo dello sciamano. Altre indicazioni le troviamo con l'albero, della vita, questa ci parla di concretizzazione soprattutto perché ci sta dicendo che il terreno abbiamo il terreno fertile per poter coltivare stabilità. Come vi dicevo, stabilità, attrazione, poter raggiungere qualcosa tramite, pensieri positivi e costruttivi ovviamente, di trovare tempo per se stessi o tempo anche per alcune relazioni che, sono edificanti, che sono, sincere, oneste. È ovvio che tutto ciò che ci blocca, che non ci fa stare bene, secondo me deve essere messo un pochettino da parte o di dare energie dove comunque ci sono dei margini di miglioramento. E, infatti per questo è una carta abbastanza positiva, però in qualche modo ci sta dicendo che deve essere coltivato, dovete dare energia, tempo, passione, amore, insomma tutto quello che volete dare, però dove c'è possibilità, perché invece dove le cose sono bloccate e a livello intuitivo sappiamo già che più di tanto non possiamo ottenere, forse è lì che queste carte ci stanno chiedendo coraggio per prendere delle scelte importanti. E questa carta ci dice che possiamo trovare una nuova ispirazione, un nuovo coinvolgimento, un nuovo impulso creativo, una nuova forza che entra nella nostra vita proprio per permetterci di avere una spinta in un ambito della vostra vita. Quindi direi proprio di riflettere attentamente, anche di andare a cogliere queste energie per poterle sfruttare nel miglior modo possibile. E infine abbiamo il cerchio. Qualcosa si chiude, qualcosa si risolve, qualcosa riusciamo ad affrontarla nel miglior modo possibile. Ci parla del fluire e cioè di non forzare le cose, di non aver fretta, di, ascoltare le energie intorno a noi e quindi ulteriormente questa ci sta dicendo che siamo capaci di affrontare le nostre sfide, anche se avete in mente possibili cambiamenti e rinnovamenti e
e per alcuni rigenerazione, proprio perché se c'è qualcosa che non va effettivamente qui si affronta un nuovo cammino, un nuovo percorso di benessere. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!